Ci troviamo nel reparto collaudi dell'azienda, dove in questi giorni stiamo ultimando il collaudo di due importanti macchine di lavaggio. Sono macchine denominate lava bin perché il loro scopo principale è quello di lavare ed asciugare i bin. Per chi non lo sapesse, i bin sono dei contenitori che vengono utilizzati per la produzione di farmaci. In questo momento abbiamo appunto queste due macchine, una di una taglia media e questa alla mia destra è la più grossa fino ad oggi mai realizzata, è una camera da 10 metri cubi e lava bin di taglie fino a 2600 litri. L'altra peculiarità di questa macchina è che può lavare anche bin di taglie piccole, di differenti taglie, fino a bin da 50 litri. Questo grazie anche a un sistema telescopico motorizzato che poi vi spiegherò nel dettaglio. Le caratteristiche principali delle nostre macchine di lavaggio sono le finiture, che sono estremamente curate. Abbiamo angoli raggiati che consentono il perfetto drenaggio di tutti i fluidi di lavaggio. Abbiamo una finitura di tutte le nostre camere lucidata a specchio con finiture sotto i 0,3 micron, che è una richiesta specifica per alcuni settori nei liquidi iniettabili, ma noi l'applichiamo anche per i solidi orali, dove queste macchine sono destinate. Un'altra caratteristica, la completa automazione anche per quanto riguarda l'eventuale utilizzo di cestelli di lavaggio per lavare pezzi che non siano i contenitori denominati bin, ma pezzi che fanno parte delle linee di packaging piuttosto che dei reparti di granulazione, preparazione dei prodotti prima di essere confezionati. Tutti questi pezzi vengono smontati, caricati su dei cestelli appositi, vengono introdotti o in manuale o su altre macchine. Abbiamo anche linee automatiche che caricano automaticamente questi cestelli. Esiste un sistema di accoppiamento automatico che va a collegare tutta la parte di preparazione dei fluidi al cestello di lavaggio, dotato di ugelli dedicati per ogni singolo pezzo. Sono macchine completamente ingegnerizzate e customizzate in funzione delle esigenze specifiche del cliente, sia in termini di volumi che in termini di posizionamento dei pezzi. Realizziamo infatti tutti i disegni in 3D dei cestelli che ospitano i pezzi per poi essere lavati. Verifichiamo che non ci siano zone d'ombra all'interno di questi cestelli, per cui ogni pezzo viene, si fa una proiezione del cono di lavaggio per capire se riesce a coprire tutta la parte da lavare, e quindi si procede con la costruzione dei cestelli customizzati. Come si suol dire, sono i dettagli che fanno la differenza. Le nostre macchine sono ricche di questi dettagli. Incominciamo a parlare della porta. La porta è realizzata in sandwich inox, non utilizziamo porte a vetri come tendono a fare i concorrenti, perché abbiamo visto che quando si maneggiano dei pezzi metallici spesso le porte vengono rotte. Le caratteristiche delle nostre porte sono applicate sia alle macchine di lavaggio di piccola taglia che appunto a quelle di grossa taglia come questa. Noi utilizziamo solo guarnizioni gonfiabili perché sono quelle che garantiscono la perfetta tenuta sia all'acqua che all'aria, quindi abbiamo camere completamente stagne. Tutte le nostre macchine sono dotate di fotocellule inserite in apposite specole, perché ovviamente l'ambiente è abbastanza aggressivo, non possono essere esposte direttamente in camera, che vedono che cosa stiamo introducendo, cioè capiscono in funzione della luce che viene impegnata la taglia del bin, e quindi se c'è un errore dell'operatore che sbaglia a digitare una ricetta in funzione di una taglia diversa, la macchina va in allarme e se ne accorge. Vediamo alcuni dettagli delle nostre macchine. In questo caso analizziamo la macchina per bin da 1000 litri e vediamo che il cilindro telescopico è dotato di 4 tubi. Quei tubi che sono posizionati in diagonale servono per asciugare all'interno del bin. È lo stesso telescopio che porta sia la parte di lavaggio durante la fase di lavaggio, sia l'aria calda durante la fase di asciugatura. L'inclinazione sia dei tubi del cilindro telescopico che quelli della camera servono per dare un moto turbolento all'aria all'interno, creando una specie di vortice, e aumenta lo scambio termico. L'asciugatura è anche facilitata da queste bocchette che vedete, che servono principalmente, usiamo aria compressa sterile filtrata, a fare un primo soffiaggio per togliere quello che potrebbero essere dei piccoli residui, magari perché il bin non è perfettamente piano, ha dei piccoli avvallamenti, e quindi rimuovono il grosso
dell'acqua, diminuendo poi il ciclo completo di asciugatura. Un'altra caratteristica di questa macchina è la possibilità di lavare le valvole di fondo senza doverle smontare. Abbiamo due ugelli dedicati nella parte sottostante e quindi evitiamo che l'operatore smonti ogni volta la valvola e la lavi a mano. Il sistema di chiusura delle nostre macchine è tendenzialmente manuale. Abbiamo anche macchine con chiusura delle porte automatiche, ma sono spesso abbinate a sistemi di caricamento dei bin in automatiche. Infatti facciamo degli impianti completi di catenare in acciaio inox dove l'operatore all'inizio turno posiziona tutti i bin, va via, lancia le ricette, la macchina da solo sa che tipo di bin, sa che tipo di ricetta deve utilizzare e a fine turno l'operatore dal lato pulito va a scaricare tutti i bin da questa catenaria. Quello che vedete alle mie spalle è il nostro skid di lavaggio. Tutte le macchine di lavaggio hanno questo skid dove viene preparato il fluidi di lavaggio che poi verranno utilizzati nella camera di lavaggio. Come se fosse un po' il motore di tutte le macchine. In questo skid in particolare abbiamo due serbatoi dedicati, uno all'acqua di rete e l'altro alla purified water, su richiesta specifica del cliente. Abbiamo lo scambiatore di calore, in questo caso è uno scambiatore di calore a fascio tubiero, perché noi tendenzialmente riscaldiamo sempre con scambiatori di calore, non abbiamo sistemi a vasca con resistenze inserite che sono a nostro avviso poco pulibili e poco GMP. Un'altra caratteristica dei nostri skid sono tutti tubolari in acciaio inox. Questo non tanto perché è necessario in quanto viene messo in un vano tecnico, quanto nella nostra officina non trattiamo acciaio al carbonio per problemi di cross contamination, quindi una struttura all'interno di Senna Inox può essere solo in acciaio inossidabile. Questi che avete visto sono solo alcuni dettagli delle nostre macchine. Noi siamo sempre disponibili a raccontarvi altro perché tanto abbiamo ancora da dire. E in particolare le nostre macchine, sappiatelo, sono sempre customizzate in funzione delle vostre esigenze in termini di spazio, in termini di processo. Non abbiamo niente a catalogo, abbiamo tanta esperienza da sottoporvi per realizzare delle macchine su misura per voi.